Buongiorno a tutti, benvenuti. Ciao. Ciao, ciao. Evento di tema innovazione oggi, a 30 giugno. Ai relatori, agli speakers, tutti si presentassero. Allora direi così: vai Mirko, presentati, dimmi chi sei e cosa fai. Io sono Mirko Pegoraro, sono amministratore delegato di Geoplast. Mi occupo anche di innovazione all'interno dell'azienda, quindi disegno e progetto prodotti. Geoplast si occupa di prodotti in plastica rigenerata. Noi siamo un'azienda di stampaggio e iniezione, realizziamo prodotti fatti con plastica prevalentemente rigenerata nel settore delle costruzioni, quindi costruzioni, un po' settore acqua, settore green, comunque tutto nell'ambito, diciamo, del grande mondo delle costruzioni. Ok. Vai Nicola, presentati. Nicola Bacchetta, buongiorno a tutti, direttore commerciale e marketing di FIAM. FIAM è un'azienda che progetta e produce sistemi di avvitatura industriale, utensili sempre per utilizzo industriale e una gamma di motori pneumatici. E vai Michele, tuo turno. Ciao a tutti, sono Michele Lovato, amministratore delegato della Lovato SPA, un'azienda che opera nel settore dell'efficienza energetica, costruendo impianti, componenti per impianti idraulici. Siamo una settantina di dipendenti e abbiamo un mercato, diciamo, abbastanza internazionale. Ok, grazie. Allora, intanto la cosa che mi piaceva di questo evento perché siamo, diciamo, siete tutte aziende per me molto, sebbene in mercati diversi, molto simili, un po' per storia, per attitudine e innovazione, quindi lo trovo affascinante questo evento. Secondo me è anche un evento unico perché tendenzialmente non si parla in questo modo come parleremo oggi. Allora, mi piace questa domanda così subito che volevo fare, che mi è venuta in mente pochi minuti fa, ma secondo me è importante. Volevo chiedervi che mi raccontaste l'ultima innovazione che avete fatto di recente, perché voi siete tutte aziende che innovano tantissimo, che spingono insomma nella competizione. Allora chiedo, vai Mirko, fammi la tua ultima innovazione così ci gasiamo un po'. L'ultima innovazione che ho fatto è stato durante il periodo Covid, quindi l'idea mi è venuta nel 2020 e poi ha preso forma nel 2021, si chiama Aquabox, è un sistema di box in plastica rigenerata in polipropilene che serve per realizzare bacini interrati per l'accumulo delle acque piovane. Diciamo che l'esigenza è nata un po' dal mercato che comunque richiede sempre più sistemi per mitigare questi sbalzi, diciamo, pluviometrici che abbiamo in Italia e nel mondo. È un prodotto che vendiamo in Italia e nel mondo in ugual maniera, diciamo un prodotto richiesto, qui non c'è solo un bacino nazionale, ma in realtà è il bacino europeo mondiale e ha avuto un grande trend, subito un grande trend di vendita che ci ha dato veramente grande slancio e grande positività per il futuro. Ok, Nicola, al tuo turno. Sicuramente devo citare l'ultimo nato, che è il nostro avvitatore elettrico, poi ultimo nato ormai sono 4 anni, ma diciamo è stata un'innovazione importante per FIAM, visto che la nostra ragione sociale è FIAM Utensili Pneumatici e quello abbiamo fatto per più di 70 anni. Poi improvvisamente e non tanto improvvisamente, abbiamo capito che il mercato si stava muovendo verso soluzioni elettriche e con qualche anno di ricerca e sviluppo siamo riusciti ad arrivare con una soluzione totalmente progettata, ingegnerizzata, industrializzata e prodotta da noi, ehm, in un mercato che, diciamo così, non è stato molto semplice perché siamo entrati in un mercato a dir poco saturo, con prodotti per lo più di origini, diciamo così, low cost, quindi o cinesi o taiwanesi, e entrarci con un prodotto fatto in Italia, sì, ovviamente non è stata e non è una sfida semplice. Però è stata un'innovazione importante, ecco, ripeto, più per FIAM forse che per il mercato, perché certamente abbiamo introdotto dei contenuti tecnologici che prima non c'erano, però è stato un salto triplo mortale in avanti con Carpiato per FIAM. Ok, vai Michele.
Allora, per me è un po' più difficile spiegare l'innovazione che abbiamo realizzato circa 1 anno e mezzo fa, che è entrata nel mercato 1 anno fa, in quanto, come già Andrea conosce bene, noi facciamo prodotti abbastanza specifici e compresi, diciamo, più che altro nel settore termoidraulico e nell'impiantistica. Cerco di essere molto semplice, ecco, nel contenuto della descrizione. In sostanza, di qualche anno a questa parte va sempre più associata al generatore di calore caldaia anche la pompa di calore negli impianti sia domestici che industriali. Il prodotto che abbiamo realizzato è un'innovazione, diciamo, unica nel mercato, in quanto non esisteva un prodotto di questo tipo, nessuno l'aveva mai pensato, ma era semplicemente un'applicazione che si faceva, diciamo così, artigianalmente. Noi siamo riusciti sostanzialmente a creare un micro accumulo inerziale che consente, quindi di 50 litri di capacità, che consente di associare sia pompa di calore che caldaia assieme, cercare di dare un volume necessario per far funzionare la pompa di calore in maniera più ottimale, perché la pompa di calore ha bisogno sempre di un polmone di accumulo di acqua per poter funzionare bene. Abbiamo condito questo prodotto con varie varianti, chiamiamole, anche se il prodotto è uno solo. Quindi con una serie di accessori in più si può anche distribuire l'energia stessa che viene contenuta in questo contenitore. Abbiamo dei sistemi di destratificazione interni che consentono quindi di mettere in altissima efficienza il funzionamento della pompa di calore. Il prodotto sfiata l'aria durante il caricamento dell'impianto, hanno delle ulteriori possibilità, diciamo, di inserire degli altri strumenti che non sto qui adesso a specificare bene, ma la cosa più bella è che noi siamo riusciti a rendere il prodotto totalmente isolato, totalmente ermeticamente. Cosa vuol dire? Che nella fase di raffrescamento molto spesso i prodotti, diciamo, presenti nel mercato soffrono della condensa. Questa condensa va a corrodere il materiale di costruzione del prodotto stesso, va a gocciolare nella centrale termica, che oggi la centrale termica che facciamo non è più la classica cantina, ma può essere anche benissimo all'interno di un appartamento, e di conseguenza, ecco, questa cosa ha reso questo prodotto, diciamo, attualmente unico, anche se l'ho già visto copiato qui in fiera in maniera abbastanza identica, oserei dire. Questo è un tema che vorrei affrontare con Andrea prossimamente. Ecco. Spero di essere stato chiaro. Fare una domanda io? Andrea, posso chiedere solo solo una curiosità, Michele? Sì. Questa tipologia di prodotto, chi è il cliente che acquista? Cioè è chi poi è il produttore della caldaia, o può essere anche installatore? Diciamo che il nostro mercato è destinato ovviamente all'abitazione, a una pompa di calore da 6 kW grosso modo, quindi un'abitazione monofamiliare. Noi, il nostro canale di distribuzione è molteplice, nel senso che forniamo sia i costruttori di pompe di calore, quindi i vari player, diciamo, giapponesi, soprattutto giapponesi, non facendo nomi ovviamente, e tedeschi, e distribuiamo anche questo customizzato con il nome, appunto, del cliente. Poi facciamo anche la distribuzione attraverso i grossisti. Poi chi decide è l'installatore, sostanzialmente, o il progettista, meglio. No, è che stavo pensando che in realtà tu stai vendendo, o dovresti vendere un'innovazione a qualcuno che deve fare a sua volta un'innovazione, giusto? Perché la pompa di calore prodotta dal giapponese di turno sarà un prodotto innovativo contenendo la vostra innovazione. Sì, noi poi questo è, diciamo, il prodotto è figlio di altri prodotti che sono stati recentemente realizzati da noi. Molto spesso, come dici tu, questi contenitori, chiamiamoli in maniera molto semplice, vanno all'interno di un contesto di un armadio nel cui interno c'è tutto il sistema.
Certo. Quindi di fatto il nostro cliente principale, il costruttore, chiamiamoli costruttori, anche se in realtà molto spesso acquistano e assemblano, offrono al cliente finale una soluzione plug and play. Quindi l'installatore ha una semplicità molto, molto alta nel connettere, nel collegare il sistema all'impianto. Allora, io intanto volevo dire a tutti quanti che chiunque vuole parlare o fare, diciamo, domande, aspetta che sto consentendo ad altri anche di accedere, scusate, ho visto adesso. Comunque, chiunque voglia parlare, alza la mano oppure attiva l'audio e fa la domanda, anzi, siete tutti benvenuti, oppure se non riuscite, buttate nella chat. Allora, io vorrei fare una discussione un po' più aperta, senza indicare chi deve rispondere. La domanda è questa: quali sono i fattori più importanti per mantenere un alto tasso di innovazione e poi nel tempo? Chi ha voglia di rispondere a questa domanda semplicissima? Balla un attimo. Quali sono i fattori più importanti per mantenere un alto tasso di innovazione, cioè per rimanere competitivi nel tempo? Quali sono questi fattori per continuare ad innovare? Guarda, Andrea, rispondo io, ma più o meno nella realtà delle aziende è simile sia per Nicola che per Michele, ma credo sia la passione. Comunque alla fine, cioè, se uno ha la passione del proprio lavoro e quindi di conseguenza ha l'attenzione a quello che succede al mercato e alle richieste che vengono dal mercato, dai clienti, ti viene comunque spontaneamente l'idea e comunque il miglioramento su un prodotto. Quindi credo che la passione e l'attenzione sul mercato e l'ascolto dei clienti sia fondamentale per tutti, altrimenti innovazione non sussiste, perché comunque è difficile che venga tout court essendo isolati dal mondo. Quindi per forza di cose le relazioni personali che abbiamo con le persone sono uno dei fattori scatenanti, penso, per quanto mi riguarda, per le innovazioni che ho fatto finora. Ok. Sì, Nicola? aggiungo, scusate, no, sono certamente d'accordo. C'è quella forse scintilla che Sì, è si un'emozione alla interpreto, fine, no? È come un'emozione che nasce. certo, che si può accendere. Quello che aggiungo sono le persone in senso più ampio, nel senso che parto ovviamente parlo dell'esperienza FIAM. Se io posso anche, io o qualcun altro posso aver avuto la scintilla, poi senza un team di persone che la traduca in qualcosa di concreto, che va da definire quello che potremmo fare, progettarlo, industrializzarlo, costruirlo la prima volta, testarlo. È un processo, sì, intanto estremamente trasversale, perché pure parlando di un'azienda piccola come la nostra, comunque attraversa tutta l'azienda, no? E quindi coinvolge persone che possono avere anche una visibilità e una sensibilità diversa, quindi poi bisogna tutti insieme arrivare alla fine di un lavoro. Prima parlavo di i Tensi, l'avvitatore elettrico, ci sono voluti. Io la prima volta che ne ho sentito parlare era credo 6-7 anni fa, quindi parliamo di veramente anni. Poi avevamo preso una direzione che non era quella corretta e poi ci siamo ritarati, ma parliamo di 3-4 anni concreti di ricerca e sviluppo, e che hanno, appunto, come dicevo, coinvolto tante persone. Ecco, questo era il tema che volevo aggiungere a quello che ha detto Mirko. Michele? Io sono d'accordissimo con Mirko, nel senso che la chiave di tutto, secondo me, è l'ascolto. Molto spesso io faccio una critica a noi imprenditori: siamo troppo orgogliosi di quello che facciamo perché piace solo a noi stessi. E questo, secondo me, è un grande limite. Io me lo sto velocemente levando dalla testa, nel senso che la passione è importante, come dice Mirko, perché è tutto ciò che fai, altrimenti non avrebbe senso. Ma credo che la chiave, proprio la chiave essenziale di tutto sia l'ascolto. E come si fa ad ascoltare? Chi ascoltiamo? Ed è qui che arriva, perché è facile dire ascoltiamo, poi chi dobbiamo ascoltare? Ecco, io credo che dobbiamo ascoltare tutti, ma poi dobbiamo fare un sunto di ciò che
sia per l'azienda che per il mercato è proficuo fare. Nel nostro caso, nel mio caso in particolare, l'azienda ha cominciato a decollare veramente di brutto nel momento in cui abbiamo innovato non tanto sul prodotto, ma sui dettagli di prodotto. Cioè, abbiamo capito che il mercato proponeva, nel mercato c'è tutto, o quasi, e noi dovevamo proporre alla nostra clientela un qualcosa che non fosse più un prodotto, ma fosse la risoluzione del problema. La risoluzione del problema a volte sta nei dettagli. Nel T-Box, per esempio, che insomma Andrea conosce bene, nel T-Box noi abbiamo, non è che il T-Box non esistesse prima, cioè esistevano altri prodotti, altri nomi, altri produttori. Il T-Box perché ha avuto successo? Perché noi siamo andati a dettagliare per filo e per segno tutto ciò che all'installatore in quel momento lì mancava. E quella è innovazione, perché alla fine tu devi risolvere i problemi degli altri. Cioè, il prodotto ormai trovi ovunque, ma perché devi comprare quel prodotto? E poi io farei anche, poi se Toniolo mi dà la possibilità, farei anche perché devi comprare il prodotto per un altro motivo. Ma in questo senso tu dici, caro installatore, tu lo trovi nel mercato questo prodotto simile al nostro, però io ti do quel qualcosa che a te serve che non hai ancora. Ecco, questa per me è innovazione. No, ma concordo Michele, perché comunque io ho vissuto vicende anche di carattere giudiziale, difesa brevettuale, ma in realtà in quelle sedi si parlava di inventing step, cioè quello che tu hai fatto, quel pezzettino sopra quello che c'era già nel mercato. Quindi questo in realtà un po', cioè l'invenzione tout court forse non esiste da zero, esistono tanti persone che danno questo step inventivo a cose che magari esistevano già nel mercato, appunto con un dettaglio in più, con qualcosa in più. E questo quello è il nostro lavoro oggi, credo. Quindi continuare a lavorare per cercare di produrre miglioramenti. Anche se tu, Mirko, comunque hai inventato una roba comunque che non Sì, esisteva ma però prima. c'era, io ho inventato questi pannelli in plastica che comunque tanti nativi prima avevano fatto altre aziende, avevano fallito, nel senso che il prodotto non era... io ho fatto sì qualcosa in più per farlo funzionare, sì, per carità, però in realtà si è parlato in quella sede all'EPO di inventing step, quindi è un po' il concetto che diceva Michele, no? Quindi questo fatto di miglioramento, questo fatto di continuare nei dettagli a fare qualcosa di nuovo. Allora, a parte che questo è un evento anarchico, quindi non è che io comando questa cosa, Ok, facciamo domande assolutamente. a te. Esatto, fatemi domande. Però volevo, prima che se no me la perdo, e ci sta dentro questa domanda, quanto la questione di essere in Veneto, la cultura veneta influenza o è, diciamo, questa la cultura locale che abbiamo influenza l'innovazione, il modo in cui fate le cose? Ecco, già visto gli occhi nei facce. Io ti dico la mia, dopo non so se è condivisa, però il Veneto è un popolo che è molto attaccato al territorio, alle persone anche dal basso, quindi ascolta veramente tutti, cioè dall'operaio al commerciale. È una caratteristica nostra di vivere la fabbrica, di vivere il prodotto dall'interno, e quindi siamo ancora così noi, siamo molto ruspanti nel nostro modo di vivere le aziende. Non siamo così come evoluti finanziariamente nel senso classico del termine della grande azienda, quindi un po' un difetto, nel senso che siamo molto gelosi delle nostre cose, e un pregio da altri versi che siamo capaci veramente di ascoltare tutti. Ok, e tra l'altro c'è Matteo Pozzi qui dell'Innovation Hub che silenziosamente ha detto super panel, però magari poi vorrà tirare fuori il tema. Vabbè, e scusa, potete, se avete da dire qualcosa. Io aggiungo un aspetto che posso dire una cosa negativa, nel senso che è stata una spinta a cambiare, a vedere le cose in maniera diversa, perché quello che dice Mirko è giusto, ma è del singolo, se posso dire, cioè, a parte che devo dire che non è dappertutto così, quindi secondo me stiamo già parlando di qualcosa che mediamente non è così.
ma una difficoltà che io ho trovato in tante occasioni negli ultimi anni è quella di parlare con le persone all'interno delle aziende, scusatemi, delle altre aziende. Mi viene in mente il caso di qualche anno fa, forse Andrea lo ricorderai, stavamo iniziando a collaborare quando tentavo di organizzare un seminario coinvolgendo diverse aziende. Forse sì, avevamo appena iniziato a parlare io e te, ecco, dovevamo fare un seminario, anche questo posso dire, parliamo sempre di innovazione legata al prodotto, perché è la cosa che viene più semplice pensare, poi si può fare innovazione in tanti modi. In quell'occasione si tentava di fare un evento innovativo coinvolgendo improvvisamente aziende che fino a ieri nulla avevano a che fare, ma si diceva facciamo un evento sull'assemblaggio, e sarebbe stato interessante trovare chi faceva fusioni, chi faceva stampaggio materie plastiche. Io dopo 3, 4, 5 tentativi, telefoni sbattuti in faccia, perché la gente diceva ma poi, se mi permetti il Veneto, cosa ha avuto da me? Io faccio il mio, tu fai il tuo, sta a casa tua, o nella migliore delle ipotesi pensavano che stessi cercando di vendere qualcosa, quindi purtroppo questa è una visione che nelle aziende oggi, posso dirlo, più retrograde. Però abbiamo degli esempi, però per sì. adesso nell'ultimo sta cambiando questa cosa. Sì, ecco, io lo dicevo perché secondo me è una realtà vecchia che sta cambiando, e per me è stata una spinta di insistere in questa direzione. Ma insomma, lavorando poi anche con te, questo è una cosa che ho visto cambiare, ma se penso a qualche anno fa, la reazione è stata Sì. non mi interessa, non voglio capire, fatti gli affari Sì. tuoi, io faccio il mio. Questo per me è stata una spinta ad insistere, ecco, non a cercare di spingere verso questo cambiamento. Sì, che secondo me sta diventando, a me ha scioccato nell'ultimo anno, dopo il Covid, e questa sarebbe anche una domanda che faccio dopo, perché secondo me è giusto farla, però dopo il Covid qualcosa è cambiato. È una cosa che Sì. mi ha scioccato questa cosa qua. Le Vai Michele, persone scusa, posso solo Sì. aggiungere, sono tutti molto più propensi ad ascoltare, questo sì, ad ascoltare. Sì. Poi mi faccio la mia idea, ma intanto ascolto quello che mi stai dicendo. Scusate. Sono riflessioni profonde queste, condivido pienamente ciò che hanno detto i colleghi. Io magari taglio l'aria facendo un esempio. Mi è capitato ieri una delegazione di una società concorrente all'interno della fiera che prepotentemente sono entrati, tutti con il loro biglietto da visita, e si sono piombati su un prodotto in particolare, l'hanno smontato, l'hanno guardato. Ce l'hanno anche loro simile, T-Box. E il mio collaboratore, che ha un'esperienza statunitense di lavoro negli Stati Uniti, comincia a colloquiare con queste persone, se le fa, tra virgolette, amiche, spiegando quali sono i dettagli del prodotto, quali sono le funzioni, viceversa. Questi svedesi, ecco, scusatemi, svedesi. Questi di contro raccontano le loro esperienze, le loro aspettative, i problemi che hanno, e io un po' preoccupato, vedendo questo biglietto da visita, è un'azienda enorme che lavora nel mondo. Ho pensato a due cose, ho detto cavolo, che onore intanto che vengano a chiedere e a guardare. Secondo, ho detto che bravo il mio collaboratore, che invece di mettersi in difensiva ha colloquiato e ha cercato anche di tirar fuori da loro quali potrebbero essere le esigenze del futuro. E in questo incontro si è fatto innovazione. Si è fatto innovazione perché? Perché entrambi dobbiamo stare sul mercato, entrambi con altri, io ho 18 concorrenti solo in Italia, penso altri 15 in Europa. Quello che però si è fatto in quel momento lì è condividere quello che al nostro mercato servirà nel futuro, ed è una condivisione che porta beneficio ad entrambi. Poi quello che è l'azienda è un'altra cosa. Noi parliamo di prodotto adesso, ma innovazione non vuol dire sul prodotto. C'è un mondo
un mondo che cambia, tu ti devi adattare, e quello che e poi ecco, chiudo l'aneddoto. Arriva un nostro cliente potenziale e mi dice: sì, bello anche quello della svedesi, però hanno grossi problemi interni, hanno difficoltà a rispondere, non sono così flessibili. Vedete che anche lì dico, dai, mi consolo, nel senso, no, abbiamo rischiato di esporci, ma in realtà poi alla fine il prodotto non è tutto. Ecco, io accendo questa miccia perché molto probabilmente l'azienda ha messo il prodotto. Sono d'accordo. Ok? Certo. Sì, io prima intendevo dire questo perché fare un'innovazione di prodotto è semplice, che non è assolutamente vero, no? Però è quella più tangibile, forse. C'era un'esigenza, ci inventiamo qualcosa, arriviamo sul mercato ma a me vengono in mente innovazioni chiamiamole di processo all'interno dell'azienda, che magari vengono fatte tutti i giorni, ma che come tali non vengono percepite perché sì, è più difficile contestualizzarle come innovazioni, ma di fatto lo sono. Visto che prima parlavamo del Veneto, l'altra frase, vabbè, non la dico in Veneto, sennò c'è Nicola che scrive in inglese, io che parlo in Veneto, non sta bene. Ma abbiamo sempre fatto così, credo sia stato il motto del Veneto per una vita, e non solo del Veneto. Ecco, nelle aziende credo che il segreto sempre più sia andare assolutamente in controtendenza, e quindi se ieri abbiamo fatto una cosa in un certo modo, oggi o domani non è più ammissibile farla in automatico allo stesso modo, e quindi fare innovazione anche all'interno dell'azienda. Ho detto innovazione di processo, ma chiedersi ogni giorno se quello che stiamo facendo è il percorso più efficiente o più efficace. Questa è un'altra bella domanda. Guarda, Nicola ha scritto una sorta di libro. Allora, sono 7 domande in una. La riassumo così, diciamo che la riassumo come piace a me. Scusa Nicola, diciamo così, secondo voi il passaggio generazionale di innovazione di padre in figlio, che è tipicamente veneto, quindi questo obbligare la continuità di innovare, di seguire una certa strada, è una cosa che continuerà, oppure la competizione globale tende a distruggere questa cosa? Cioè continueremo, scusa, anche madre e figlia, perdono, bisogna essere diversity. Parità. Diciamo così, c'è possibilità che continui questo padre e figlio innovazione, madre e figlia innovazione, oppure la competizione globale la fermerà? Cosa dite? O fai innovazione o muori nelle dimensioni aziendali che la maggior parte delle aziende italiane vivono, quindi da 0 a 50 milioni di fatturato, confronto a un multinazionale da billion. Tu hai l'obbligo di innovare continuamente a una velocità quadrupla rispetto a una multinazionale. Se non fai così sei morto. Oggi il mercato, i confini sono aperti, quindi sei aggredito da ogni dove, è una competizione, quindi se nuove generazioni accettano competizione sopravviveranno, altrimenti moriranno. Non Ma tu dici che è c'è... ancora più cattiva la cosa, sempre più cattiva. Ma sì, perché comunque è competitivo, cioè l'informatizzazione e la globalizzazione ha reso tutto molto più rapido, molto più disponibile, e quindi comunque è una competizione completamente aperta. Non hai barriere, sta solamente alla tua forza di portare avanti l'azienda. L'abilità delle generazioni precedenti sarà valutare se quelle future sono in grado di sostenere la competizione. E poi competizione e innovazione non è prodotto, può essere anche azienda, però comunque è tutto, è un unisono che è sul mercato e tu devi competere. No, perché comunque tutti siete comunque derivati da generazione precedente e avete la generazione futura. Sì, io l'ho preso come sfida, e nel mio caso, mio papà ha fondato l'azienda, io sono entrato un po' alle fondamenta di Geoplast, lui aveva fondato un'azienda col fratello precedentemente. Io ho preso come sfida, inizialmente volevo essere più bravo di lui e poi ho voluto essere più bravo dei miei competitor. Questo è stato, cioè,
È come una gara di macchine, sei in pista, ci sono altri, anche gli altri corrono e tu devi sempre essere un passo avanti. Purtroppo non c'è altra chance, perché le multinazionali ragionano, forse possono permettersi anche di rallentare questo spirito innovativo, perché comunque hanno maggiore massa critica e maggiore forza economica, forza brutale economica. Oh, vabbè, scusa se gli altri vogliono dire qualcosa. Ma io aggiungo un aspetto che secondo me, almeno per noi, è una fortissima criticità. Purtroppo, se noi pensiamo di competere solo sul prodotto, competendo, come diceva Mirko, con multinazionali, siamo fregati, nel senso che se noi se abbiamo un rapporto 80-14.000, tanto per citarne uno, sì, è chiaro che non abbiamo la forza di competere, quindi dal punto di vista prodotto possiamo inventarci, e lo dicevano entrambi all'inizio, sia Mirko che Michele, delle, come si può dire, non l'invenzione, no? Ma qualcosa in più che arricchisce in qualche modo il prodotto, ma quello su cui secondo me noi, ma qui vado veramente nel caso specifico di FIAM, è arricchire l'offerta di prodotto con un valore aggiunto che solo FIAM può offrire, che è competenza, che è vicinanza al cliente, che è oggi servizi legati al prodotto, che in un ambito più piccolo, e non parlo di locale inteso come Italia, perché vendiamo in tutto il mondo, ma la vicinanza al cliente che noi oggi possiamo mettere a disposizione, i nostri concorrenti più grossi, le multinazionali, fanno fatica, non hanno la possibilità di farlo. In quello secondo dobbiamo te essere FIAM innovativi. nella prossima generazione, a livello di padre-figlio intendo, come domanda non intima di più, però è una cosa che è affascinante per me, perché... Sì, anche per me in certo senso, ma non saprei darti una risposta, nel senso che, come è successo per me a suo tempo, io ho lavorato da qualche altra parte prima di arrivare qui, quindi diciamo mi è stata garantita massima libertà di scelta. Poi a un certo punto ho sentito il richiamo della foresta e quindi qui sono arrivato. Ma sarà lo stesso, nel senso che c'è un legame evidentemente, no? Sì. con una storia importante, però ci sarà anche massima libertà di scelta. Poi abbiamo Sì. davanti qualche anno, spero tanti, insomma. Non penso per me, ma anche per la quarta generazione. Michele, vai tu, poi io ho una robetta da dire, ma... Ma da parte mia, io purtroppo il passaggio generazionale non l'ho vissuto, nel senso che ho avuto la sfortuna di avere il papà che si è ammalato, che io avevo 20 anni, e quindi a 22 ho dovuto tirarmi sulle maniche e cavarmela da solo, nonostante l'azienda fosse anche parecchio, diciamo così, impegnativa, ma non organizzata trasversalmente, chiaramente. Quello che io ricordo e che continuo anche a pensare è che mio padre era molto più innovatore di me, era un vulcano di idee quotidiane, ha fatto nella sua vita, quindi pensate che lui ha lavorato circa 25 anni, cioè dalla fondazione alla sua, dopo purtroppo uscita dall'azienda, ha fatto 33 brevetti, quindi vuol dire più di uno all'anno. Purtroppo però di questi 33 brevetti forse 2 sono riusciti nel mercato a fare successo. Non è che gli altri non fossero buoni, no? Ma non aveva la passione di poter comunicare quello che faceva. Lui si accontentava di avere trovato una soluzione, di aver creato un qualcosa, e poi il giorno dopo aveva già qualcos'altro in mente da fare, no? No, questa è stata il danno maggiore che mio padre poteva fare alla nostra azienda. Quindi attenzione, cioè io ho imparato, ho detto io faccio una cosa, la faccio bene, e da qualche anno a sta parte tento di comunicarla il più possibile. Perché, quindi non l'innovazione fine a se stessa. Ma allora, innovare, cioè se tu innovi e poi ti tieni i segreti in tasca, no, e non li trasmetti, non serve a nulla. Anche perché poi
cioè, di riflesso poi non è il prodotto innovativo, è l'azienda innovativa. E quindi da un certo punto di vista, ecco, io credo che l'innovazione sia importante, ma deve essere dosata. Io penso, no, innovo come un'azienda piccola, ma mi comporto nella vendita, nella promozione come un'azienda grande. Ecco, queste sono due cose ovviamente difficili da fare, però il senso, ecco, vorrei dare questo mio insomma, discorso è questo. No, concordo, è un suggerimento per me, perché anch'io devo violentarmi a non fare troppe cose una volta, quindi un po'. Beh, Tanto le fai lo comunque... stesso poi, Mirko. Eh? Le fai lo Sì, stesso, lo cioè fai nel lo senso, stesso, è che ce bisogna l'hai lì, migliorare, come dici tu, nella comunicazione. Sì. ma quello alla fine. sai, non lo devi fare tu. Ah, sì. Cioè, tu devi continuare a innovare, lo devono fare gli altri. Ok, vabbè. Comunque, adesso vi faccio una battuta, ma c'è una scena nella serie Mad Men, quando i due, diciamo, il vecchio account e il giovane, il vecchio dice: voi giovani siete sempre così incasinati, noi eravamo meglio, e il giovane dice: ma non si dice sempre così? Non si dice sempre che quella dopo. Però mi piace il tuo racconto, Michele, perché parlando anche con il papà di Mirko su com'era prima, comunque secondo me c'è sempre questo rock and roll dietro nelle cose, nel senso che devi avere la risposta a questa domanda che do io sul discorso Veneto, famiglia, cambio, è che finché sei, non importa come, ma finché hai il rock and roll per farlo, cioè hai la voglia, percepisci che hai interesse in quella cosa lì, qualche modo lo trovi, magari uno più bravo a fare l'innovazione, l'altro a comunicare, l'altro a fare manager, però in qualche modo trovi il tuo spazio. Non credo che la generazione dopo sia identica. E io vedo, ad esempio, tra Mirko e papà completamente diverso. Però sono due robe che andavano bene, solo che sono diverse. Vabbè, ho fatto la mia risposta. Volevo dare la parola a Matteo, che aspetta da mezz'ora di fare una domanda. Vai, Matteo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Beh, intanto bravi veramente. Credo che state dando un grande orizzonte col vostro esempio, insomma, a tanti imprenditori della nostra zona. E siete tutti e tre allineati sull'ascolto, mi sembra, no? Sul mettere in comune le idee, e che ognuno deve fare un pezzetto, e poi bisogna fare anche la sintesi, e ci deve essere una persona che fa la sintesi. Però insomma avete detto cose molto belle. Però ecco, voi siete un bel orizzonte, credo, veramente. Però ecco, gli scout mi hanno insegnato, i boy scout, si diceva, quando percepisci che stai guardando lontano, è il momento di guardare ancora più lontano. Allora vi faccio una domanda che va un pelo oltre a questa dimensione di ascoltare tutti. Perché è difficile poi anche trovare un modo per tenere agganciati, per coinvolgere, per valorizzare, per incentivare le persone con cui lavori, le persone con cui condividi le idee, perché insomma si rischia che l'azienda metta in ombra, insomma, o ci sia un accentramento, ecco. Parlo non solo di dipendenti che magari contribuiscono alle idee aziendali, ma anche di collaboratori esterni piuttosto che parenti, non so, qualsiasi gente, qualsiasi persona che possa contribuire alle idee. Ecco, secondo voi, la domanda è questa: qual è la best practice per coinvolgere tutti e per fare in modo che tutti siano soddisfatti? E non è solo una questione economica, secondo me è anche una questione di visibilità, di dare merito, di dare responsabilità. A me piace molto Open Innovation Mill, il portale, per questo aspetto, perché tutti vedono i contributi, chi li ha dati. Città non pagata, No, lo dico sinceramente. Però al di là di questo, quali sono i meccanismi che attuate voi nelle vostre aziende per dare voce a tutti? Bella domanda, facile da rispondere. Proprio una cavolata di domanda. Allora, ci vorrebbero ore. sì, cioè, non è così facile. Io coinvolgo internamente molti, quando io ho un'idea, molto spesso la espongo,
ancora in fase primordiale, quindi le espongo a parole senza molti disegni per vedere se intuisco l'attenzione da parte dei miei tecnici, e ovviamente la condivido, quindi loro partecipo fino all'inizio a innovazione, partecipo a dettagli tecnici, partecipo a tante cose. Sul fatto di mettere in luce l'innovazione, diciamo, al mercato, quindi la contribuzione del team al mercato, dipende sempre dal merito, fondamentalmente dal merito che ha ognuno di questi ragazzi nel contribuire all'innovazione, che può essere un merito che va messo in luce o un merito prettamente, diciamo, di esecuzione di alcune parti dell'innovazione. Ho condiviso anche dei brevetti, cioè ho condiviso, cioè l'azienda ha registrato i brevetti, un'altra azienda in cui, questa è nel campo della meccanica, in cui ho condiviso la coinvenzione, quindi io e l'ingegnere meccanico che veramente ha portato grosso valore aggiunto all'invenzione. Quindi è successo anche questo a livello di visibilità, se parli, diciamo, di questo tema. Questa è stata la mia esperienza, insomma, della condivisione brevettuale. In alcuni casi in cui c'è stata una consulenza esterna molto importante, lì si è parlato in termini più economici, diciamo, quindi anche loro poi hanno usato l'invenzione nel loro sito web e poi c'è stata condivisione economica di quello che era il profitto, il risultato della vendita. Ok. Andiamo sempre in ordine. Sì. Bravo, come vuoi. No, voi volete. No, io aggiungo un aspetto che secondo me, almeno per la storia di questi ultimi anni, è stato fondamentale, della condivisione delle informazioni. Cioè, il processo di innovazione è un processo orizzontale che coinvolge tutte le persone all'interno dell'azienda, e lo deve essere anche per una, diciamo così, condivisa conoscenza di tutto quello che l'azienda fa. Cioè, voglio dire che non è pensabile che il progettista faccia l'avvitatore pensando o non sapendo dove venga utilizzato, cosa richiede il cliente, o il commerciale, sto facendo degli esempi banali, non sappia cosa succede all'interno di un processo di innovazione. Ora, noi, prima lo dicevo, siamo stati abbiamo dedicato, investito molti anni nello sviluppo di questo avvitatore elettrico, ma non perché fossimo stati particolarmente lenti, ma progettare un utensile che abbia al suo interno un centinaio di particolari meccanici e che debba lavorare per 8 ore al giorno, ogni 3 secondi, voi capite che è una macchina che deve rispettare, diciamo così, degli aspetti di ingegnerizzazione e industrializzazione molto importanti. Ed è per questo che il processo è lungo. Se durante quel processo così lungo tutte le persone coinvolte non sanno dove siamo e dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare, si perdono per strada, e non può esserci un responsabile innovazione che tenga le fila e stop, come non è, secondo me, è sufficiente solo, ma lo dicevo all'inizio, pur essendo fondamentale, l'idea di partenza, no? E quindi, ecco, per rispondere a Matteo, secondo me sapere tutti dove siamo e dove vogliamo andare, tutti intendo tutte le persone coinvolte allo stesso modo, secondo me è fondamentale, altrimenti ci si perde. E poi, vabbè, Matteo ne ha parlato, ma magari ne parleremo dopo, avere l'orecchio, come si diceva anche questo all'inizio, verso il cliente, verso il mercato, attraverso opportunità digitali come OpenInnovation.me, oggi è, secondo me, veramente dirompente. Poi magari ne parliamo, ti faccio una domanda. Vai Michele, che... Allora, io non mi vergogno di dire che il 30% del mio tempo in azienda lo dedico a parlare con i miei collaboratori. Io credo che sia per noi imprenditori, sia la cosa più difficile. Mettere insieme teste, farti convincere è la cosa più difficile ancora. Dal mio punto di vista la reputo oggi una dovere, non più è una necessità, perché alla fine ovviamente devi anche saperci fare. Ve lo dico perché se io non fossi nelle condizioni di saper fare
con le persone, lo farei fare qualcun altro, perché è molto importante. Cioè, quali sono i tuoi obiettivi? Tenere in piedi un gruppo che siano tutti allineati, no? Come dicevano i miei colleghi, che sia convinti, la direzione sia chiara, eccetera, eccetera. Questa è una fatica enorme. Io soffro di più nel lavoro, in un contesto di rapporti, piuttosto che in un contesto di difficoltà tecniche o produttive o quant'altro. Quindi credo che la questione sia molto chiara. Dobbiamo essere presenti, dobbiamo ascoltare, dobbiamo stare in mezzo. Poi le decisioni arrivano, normalmente le devi prendere tu, ma ritorno a dire, devi ascoltare bene. Perché? Perché se tu hai una convinzione e tutto il tuo gruppo è disallineato con te, tu non avrai successo su quello che farai. Dico un'altra cosa: se i tuoi collaboratori non sono all'altezza di seguirti, di avere gli ideali, non le idee, gli ideali comuni, che non sono simili a te, devi cambiare i collaboratori. Scusatemi, sono molto secco. Io lavoro con persone che sono simili a me, che sposano i miei ideali e che non mi fanno venire dubbi sull'affidabilità che loro mi devono dare. E poi dare spazio di sbagliare, dare spazio di provare, da farti dire da loro la tua idea. E questo è fondamentale, cioè farla padrone di loro, non di te. No, cioè io ho un sacco di idee, ma prima ci giro attorno, c'è un'idea, io ci giro attorno, la faccio dire, perché così si rafforza, la convinzione non è più tua, è loro. È lì che arrivi a dire: adesso respiro e faccio andare avanti gli altri. Ecco, questo per me è molto, molto importante, fondamentale. Questo è un tema particolare, quello di avere tutti la condivisione, di andare verso la stessa direzione, di comprendere, sì, è la sfida principale, l'allineamento. Sì, quello, scusami Andrea, quello che dico, tu non ti devi allineare o adattare alle personalità e agli umori. Cioè, se no, che gruppo è? Cioè, tu devi costruire un gruppo che sia molto simile a ciò che tu hai, che sposi i tuoi ideali. Sì, qui si diceva un po', dire, quando sei 10.000 contro 80. Cioè, intendo dire, un'azienda corta hai dei rapporti talmente diversi rispetto a tutti gli intermediari che potrebbero... Vabbè, tutto molto interessante, questo webinar veramente mi piace molto. E io spero che piaccia anche a voi, fai così con la testa. Allora, volevo fare una domanda, un po' rispetto a quello che abbiamo detto anche prima, che è questo: quali sono le sfide nella vendita dei prodotti innovativi? Cioè, quando avete la cosa nuova in mano, qual è la sfida principale che trovate nel mettere nel mercato? Non parlo solo, diciamo, di comunicazione, parlo un po' di tutto, quindi qualsiasi roba vi venga, vai. Trovare chi ha il coraggio di adottarlo per la prima volta, È bella questa. perché comunque, almeno nel mio caso, molto spesso faccio cose che non c'erano prima e devo trovare sempre qualcuno che rischi con me, che lo adotti nel suo cantiere e realizzi la prima opera con il mio prodotto credendoci. Questo è il primo. In realtà il primo che adotta in dimensione, la ricerca di questi primi è sempre molto ardua all'inizio. Ma ce ne sono alcuni che ti seguono, non dico sempre, ma che sono, diciamo così, più fedeli in qualche modo all'innovazione? Sì, sì. Sì, ci sono qualche cliente che rischia con me, però dipende poi dagli ambiti, perché siccome faccio prodotti in vari settori o nei solai o nelle fondazioni, quindi cambio anche un po' la mentalità a volte di eseguire l'opera, quindi stravolgo un po' il processo. Quando gli porto di fronte a una cosa completamente nuova, dico sì, ma funziona, rischio, quanto rischio? Perché poi nel mio caso parliamo di strutture in calcestruzzo, parliamo di cose che se crollano creano morti o danni, non è che si rompe un macchinario, va bene, fino a se stesso, cioè io vado all'interno di un edificio che comprometto le strutture statiche a volte dell'edificio,
quindi devono crederci, quindi è un percorso a volte lungo, che impiega degli anni prima di trovare le prime opportunità di vendita, e poi si parte. Però la parte iniziale per me è convincerli di un nuovo metodo di lavoro. Quindi questo... Pur essendo comunque sicuro, comprovato e certificato, intendi? Nel senso che tu Sì, ma non tutto è sicuro, importante, ma... la fiducia ce la spendi molto spesso con rapporto diretto, creando un po' di empatia tra te e il cliente. Quando ho inventato le casseformi in plastica, per esempio, erano questi oggetti, questi pannelli giuntati da maniglie che dovevano tenere colonne altissime, 10 metri, gettate con 1 metro per lato, quindi massi di calcestruzzo. Se si rompeva solo un pannello, andava fuori completamente il calcestruzzo, e quando va fuori il calcestruzzo è un macello, perché i tempi sono 30 minuti per raccoglierlo, altrimenti solidifica e rompi come martello pneumatico. Certo. Forse magari a creare un danno sull'edificio, quindi il fatto che rischino con me a volte delle soluzioni, non serve neanche il fatto che tu mi proponi, magari vengo io, faccio gratuitamente il lavoro, non c'entra quello, è proprio l'adozione, i primi adottori, i primi che adottano l'innovazione sono sempre quelli più importanti. Quindi io ho questo problema fondamentalmente. Sì, nel caso di FIA noi siamo più follower, nel senso che non abbiamo, in alcuni casi sì, ma se penso appunto allo sviluppo dell'ultimo avvitatore, non abbiamo inventato qualcosa che prima non c'era. Certamente abbiamo proposto qualcosa che ha un livello differente rispetto a quello che il mercato è abituato a comprare, mettiamola così. Sì. Nel senso che è qualcosa che è considerato una commodity, per cui se devo comprare un avvitatore fatto a Taiwan, vabbè, compro quanti chili ne devo comprare. Diverso è dire compro qualcosa, per esempio, che ha 2 anni di garanzia. Siamo gli unici sul mercato a fare questa operazione. Il cliente, per assurdo, i primi hanno detto c'è qualcosa, mi ricordo i primi che erano quasi dubbiosi, ma cioè io ti sto dando 1 anno in più di garanzia rispetto a chiunque, e la prima reazione è c'è qualcosa sotto. No, non c'è niente sotto, c'è il fatto di proporre qualcosa che in una maniera diversa, cioè non vendo un mezzo chilo di ferro e plastica, ma vendo anche la sicurezza di avere 2 anni di tranquillità invece al posto di 1. Ma sì, no. Se vado poi a cambiare, come diceva Mirko, il metodo di lavoro consolidato, sì, trovare qualcuno che accetti di farlo al di là del Veneto e del ho sempre fatto così. Ma sì, la sicurezza, no, di avere un metodo di lavoro consolidato non è semplice da rimuovere. Vai Michele. Per noi è un po' diverso, nel senso che quando usciamo con un prodotto nuovo dobbiamo un po' aver pazienza. E più siamo veloci nel far capire cosa serve, come funziona, meglio è. Quindi ad oggi abbiamo la fortuna di promuovere i nostri prodotti da qualche anno a questa parte con dei video che mettono in luce quelli che sono soprattutto aspetti sul montaggio, funzionamento certo, ma anche sul montaggio. Un esempio emblematico è stato quando abbiamo fatto io parlo sempre del T-Box perché comunque è uno dei prodotti sul quale abbiamo lavorato meglio, secondo me, negli ultimi anni. Parlo di 7-8 anni fa, oltre che sta continuando a crescere. Nel quale noi abbiamo detto, ma come facciamo a promuoverlo? Beh, facciamo girare un video per far capire all'installatore come si monta, come si installa, e facciamo capire, diciamo che in un quarto d'ora riesci a fare l'assemblaggio rispetto magari a altre tipologie di prodotto che sono molto più lunghi. Questo, diciamo, secondo me l'immissione al mercato dobbiamo un po' avere pazienza. A volte, ti giuro, a volte rimane 6 mesi senza... Io mi domando, ragazzi, come mai qua questo prodotto non parte, e poi tutto un tratto, cominciano ad arrivare ordini. E loro, i miei collaboratori mi dicono sempre, bisogna avere un po' di pazienza perché siamo un po' troppo avanti ancora, bisogna che sia capito. Ecco, questo è il problema, se vogliamo, ecco, ma non è forse un problema, è anche, come dire, tu esci con l'innovazione, il mercato deve maturare anche, no?
deve maturare, cioè deve assimilare quelle che possono essere le nuove innovazioni che possono essere utilizzabili, insomma, nel loro settore. Ecco, mi viene a dire questo. Va bene, io direi che siamo a un'ora, come promesso, non voglio andare oltre, così, intanto grazie Nicola che sei riuscito a venire proprio giusto all'evento, visto la precondizione. Grazie Michele. Fase di reclusione. Esatto, grazie Michele che sei in fiera. E grazie a me che sono in ufficio. E grazie a me che sono in ufficio. Sì. No, grazie a te Mirko che stavi già disegnando un nuovo prodotto, ma ti sei fermato un attimo. Grazie. Ok, mettiamo così. Vabbè, dai. Io volevo solo chiedere a Mirko se ci possiamo risentire abbastanza breve. Sì, lo so. Perché lo devo mettere in contatto. No, un'altra cosa. Vabbè. Lo devo mettere in contatto con un mio collaboratore perché ci è venuta un'idea. E fatalità, tu potresti essere la persona giusta. Penso a te. Si tratta di plastica. Sì. Allora posso aiutarti. Sì. Allora posso aiutarti. Sì. Ma sarà impegnativa sta cosa. Vabbè, guardi. Sfidante, non impegnativa, sfidante. Dai. Va bene, dai. In questa occasione mai che ci vediamo, vengo a trovarti. Volentieri. Noi siamo qua a Milano, se vuoi. No, a Milano anche no. Ma tu sei di Vicenza, giusto? Sei di Vicenza? Siamo di, l'uscita di San Bonifacio, Montebello, ci trovi. Montebello. Io sono vicentino. Io sono Vicenza, sì. Lo so. Però mi piace perché in realtà è provincia di Verona, in realtà è provincia di Padova. L'unico vero vicentino qui è Nicola, che c'ha l'azienda in centro a Vicenza. Mi fa troppo ridere questa cosa, è curiosissima. Non so se lo sapete, ma è praticamente l'azienda, se non sbaglio, più storica e l'unica che all'interno, sì, diciamo, credo che ci sia qualche laboratorio esografo in giro, però sì, metalmeccanica così vicina, sì. È un po' curiosa sta cosa, veramente. Va bene, dai, siamo arrivati a un'ora, vi ringrazio, taglio, scusate, però grazie mille a tutti, buon grazie a voi, a tutti. Buona giornata. Ciao, buon proseguimento, ciao.